Vi ricordate questa maglia a punto granny a zig zag? Bene, amiche ed amici, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi proveremo a realizzare un accessorio da abbinare ovviamente a questa maglia che indosso, il cui tutorial è andato online qualche settimana fa, con il cotone che mi è avanzato. In totale, sia in verde che in ruggine che in marroncino, sono 28 grammi. Ti dico soltanto che è un contenuto molto popolare, virale, di tendenza. Un accessorio. Stoppa questo video e prova ad indovinare giù nei commenti. A sto punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Io partirei da questo avanzo nella variante ruggine. Faccio intanto un cappio uncinetto sempre 3,5 e avvio 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Poi avvolgo il filo 2 volte attorno all'uncinetto e nella prima catenella andiamo a realizzare un punto altissimo. Quindi entriamo, prendiamo il filo, andiamo a chiudere prima le prime 2 asole, 1 e 2, poi le altre 2, 1, 2 e poi le ultime 2. Ok, e abbiamo formato così un anello. Questo anello corrisponde alla prima riga. Lavoriamo la seconda riga. Facciamo 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giriamo il nostro lavoro così e nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3, in questa catenella andiamo a lavorare un punto basso. Ok. Ora facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, avvolgiamo il filo 2 volte attorno all'uncinetto e nella quarta catenella, 1, 2, 3, 4, andiamo a fare un punto altissimo. Quindi entriamo, tiriamo fuori, prendo il filo, chiudo le prime 2, prendo il filo, chiudo le altre 2, prendo il filo, chiudo le altre 2. E così avrò formato la riga numero 2. Riga numero 3, 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giro di nuovo il mio lavoro. Vado a lavorare nel primo arco della riga numero 2. Salto 1, 2, 3, nella quarta catenella vado a lavorare semplicemente un punto basso. Ok, poi facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, passiamo all'archetto successivo, il secondo, contiamo 1, 2, 3 e nella quarta andiamo a lavorare un punto basso. Andiamo a realizzare l'aumento. Da 2 spazi passeremo a 3, 1, 2 e il terzo lo andiamo a creare adesso. Facciamo sempre 6 catenelle, 3, 4, 5, 6. Solo a fine riga avvolgiamo il filo 2 volte attorno all'uncinetto, saltiamo 1, 2, 3 e nella quarta catenella andiamo a lavorare il punto altissimo. Quindi chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e chiudo le altre 2. E quindi adesso ho 3 spazi, riga numero 3. Nella riga numero 4 andremo a realizzare 4 spazi. Iniziamo sempre con 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare il primo arco di 3. Proprio come nelle righe precedenti saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta catenella andiamo a lavorare un punto basso. Per andare a lavorare gli altri archetti facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Passiamo all'arco successivo, il secondo, quello centrale, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta catenella facciamo un punto basso. Ok. Ripetiamo, dobbiamo formare altri 2 archetti. Il penultimo lo creiamo con 6 catenelle. E un punto basso nell'ultimo archetto, che è composto dalle 11 catenelle iniziali. Questo vi aiuta a capire com'è lo schema, è semplicissimo. 1, 2, 3, 4. Quindi nella quarta catenella di 11 facciamo il punto basso. Per creare l'aumento solo a fine riga andiamo a lavorare 6 catenelle, 4, 5, 6, avvolgiamo il filo 2 volte e facciamo un punto altissimo, 1, 2, 3, nella quarta catenella dello stesso archetto, dell'ultimo. Chiudo le prime 2, chiudo le altre 2, chiudo le altre 2 e voilà! Abbiamo formato la quarta riga con 4 archetti. Facciamo la riga numero 5 e realizziamo 5 archi o 5 spazi. 11 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorarci il primo archetto. Saltiamo sempre 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 e nella quarta facciamo un punto basso. Ok. Quindi 6 catenelle, 3, 4, 5, 6, archetto successivo, 1, 2, 3, nella quarta catenella faccio il punto basso e di nuovo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, andiamo nel terzo archetto, saltiamo 3 catenelle e nella quarta facciamo un punto basso. Di nuovo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, ultimo archetto dove ci sono le 11 catenelle. Innanzitutto saltiamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella quarta ci facciamo un punto basso e abbiamo creato il quarto arco o il quarto spazio. Aumento lo andiamo a creare andando a realizzare 6 catenelle, 4, 5, 6, avvolgendo il filo 2 volte e lavorando un punto altissimo, 1, 2, 3, nella quarta catenella. Avete visto che è semplice? Semplicissimo. Quindi chiudo 2 e chiudo 2 e voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, riga numero 6, 6 spazietti da creare o 6 archetti, quindi di nuovo ve lo mostro per l'ultima volta e credo che possiamo andare avanti anche da soli perché lo schema è sempre lo stesso, molto scorrevole, molto facile, adatto anche ai principianti, basta poco filato per creare un accessorio di tendenza, quindi ve lo rimostro. Iniziamo la riga sempre con 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giriamo il nostro lavoro. Andiamo a lavorare il primo arco. Saltiamo quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella quarta ci facciamo un punto basso. Bene. Primo archetto di 6 realizzato. Andiamo avanti. 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. Nel secondo archetto saltiamo 3 catenelle, nella quarta un punto basso. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terzo archetto saltiamo 1, 2, 3 e 4, quindi nella quarta catenella un punto basso e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, quindi il quarto, 1, 2, 3 e nella quarta catenella ci faccio il punto basso, ok, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a realizzare il quinto arco, il quinto spazio, 1, 2, 3, nel quarto di 11 catenelle iniziali, punto basso
e quindi vado a fare l'archetto o lo spazio numero 6 aggiungendo 6 catenelle, 3, 4, 5, 6 e un punto altissimo, 1, 2, 3 nella quarta catenella sempre dell'ultimo arco. Quindi praticamente nell'ultimo arco, ripeto, andiamo a lavorarci 2 volte. È davvero facile, facile, facile. Quindi in totale con voi ho fatto 6 righe. Come contare le righe? Così con i quadratini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non so per quanto continuerò, man mano che vado avanti provo ovviamente l'accessorio. Ci aggiorniamo nella clip successiva. Bene amiche ed amici, ho concluso la prima parte del mio lavoro. In totale ho fatto 15 righe a punto rete. Sono all'incirca a 17 cm, ma ovviamente se noi distendiamo la lavorazione ovviamente cede. Larghezza invece 40 cm e quindi mi fermerei pure qui, anche perché adesso andiamo a rifinire. Prima di andare a rifinire andiamo a realizzare il primo laccetto. Nello stesso tempo la variante in ruggine è terminata e sto iniziando con la variante verde chiaro. Primo laccetto, facciamo 20 catenelle, 2, 3, 4, 5, 19 e 20. Giriamo il nostro lavoro e ritorniamo indietro, quindi andiamo a lavorare per ciascuna catenella un punto basso a partire dalla seconda. Lavorerò in totale 19 punti bassi. (18) e 19. Bene, una volta rifinito il primo laccetto, continuiamo su tutti gli archetti che abbiamo, quindi andremo a lavorare 4 punti bassi per ciascun archetto, quindi 1, 2, 3, 4 e un punto basso in ciascun punto basso al di sotto. Quindi 4 punti bassi nel seguente archetto, nel secondo, 2, 3 e 4, un punto basso sul punto basso. Bene, continuiamo in questo modo per tutta la riga, per tutta la lunghezza del nostro progetto finché non arriviamo alla fine. Bene, ho rifinito tutta la zona superiore, mi trovo nell'ultimo archetto, 4 punti bassi lavorati, faccio 20 catenelle proprio come prima e realizzo il secondo laccetto. 19, 20, quindi a partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 19 punti bassi. Lavorati tutti i 19 punti bassi, ci ritroviamo ovviamente sul primo lato del nostro triangolo. Allora lo andiamo a rifinire proprio come abbiamo fatto sulla zona superiore, però io nello stesso tempo applicherò tra un quadratino e l'altro delle perline in legno. Potete anche applicare delle conchigliette decorative. Nel primo arco vado a fare 1, 2, prendo una perlina, faccio passare tutto, chiudo e poi rifaccio altri 2 punti bassi sempre nello stesso arco. 1 e 2. Poi passo all'archetto successivo e lavoro altri 4 punti bassi normali senza applicare la perlina, alterno un quadratino sì, un quadratino no. Quadratino successivo lavoro 2 punti bassi e poi applico l'altra perlina in legno. Tra l'altro ci sta anche bene con i colori che sto utilizzando, che non sono voluti perché sono degli avanzi. Quindi faccio altri 2 punti bassi sempre nello stesso arco. Nel successivo lavoro semplicemente 4 punti bassi e continuo in questo modo finché non arrivo all'angolo. Quindi ci vediamo direttamente qui, così vi mostro come continuare. E voilà, troppo bella. Ho utilizzato su un lato al momento 7 perline e una la utilizzerò proprio qui
nell'angolo. Infatti nell'ultimo quadratino ho già lavorato 3 punti bassi stavolta. Lavorati 3 punti bassi, inserisco la mia perlina e poi lavoro altri 3 punti bassi. Quindi passo direttamente sull'altro lato, l'ultimo, e vado a ripetere lo stesso lavoro e alternerò anche le perline. Ecco qua. Nel quadratino successivo vado a lavorare 4 punti bassi. Nell'altro ne lavoro intanto 2. Aggiungo la mia perlina. Così, e poi aggiungo altri 2 punti bassi. E quindi continuerò così finché non termino tutto. Bene, amiche e amici, guardate, ho terminato anche l'altro lato e questo è il risultato troppo bello, mi piace troppo, infatti vorrei fare qualcosa di più, non mi voglio limitare soltanto a questo. Guardate, intanto nell'ultimo archetto ho fatto un punto basso, ne aggiungo un altro, ok, per un totale di 2, poi vado, guardate, in questa primissima catenella che riguarda il laccetto e chiudo punto bassissimo, faccio 1, 2, 3 catenelle, giro il mio lavoro, prendo il filo e nello stesso punto di chiusura vado a lavorare 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ok. Vado nell'ultimo punto basso, ne avevamo lavorati 4 insieme alla perlina, quindi nell'ultimo, e chiudo a punto bassissimo. Da qui riparto, faccio 1, 2, 3 punti alti, ok, quindi 1, 2, 3 e nel quarto punto vado a fare un punto bassissimo. Guardate che troppo carina sta rifinitura, quindi continuo, 3 catenelle, 3 punti alti, sempre nello stesso punto, e poi vado a fare un punto bassissimo nel quarto punto basso e chiudo. Sì, troppo grazioso. E quindi continuo in questo modo per tutto il primo lato, ma anche per il secondo. Magari ti starei chiedendo, e quando arrivo all'angolo come procedo? E io ti rispondo così, ci vediamo direttamente qui e te lo mostro. Troppo graziosa sta rifinitura, che ne pensate? Guardate, ve lo faccio vedere più da vicino, mi piace troppo, va ad incorniciare proprio la lavorazione appunto rete, wow! E non solo, acquisiamo qualche centimetro in più. Comunque, detto questo, ho fatto l'ultimo ventaglietto, no? Andiamo direttamente nel punto dove io ho fatto la perlina, quindi faccio un punto bassissimo, faccio 1, 2, 3 catenelle, faccio 2 punti alti, ma anche 3, 1, 2 e 3. Poi faccio 2 catenelle, 3 punti alti, sempre nello stesso spazio, 1, 2, 3, poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a chiudermi a punto bassissimo alla base. Quindi ho formato l'angolo, guardate, un bell'angolo, ci sta, ci sta. Una volta fatto questo, mi sposto nel primo punto basso che ho qui, ok, faccio 3 catenelle e riparto 1, 2, 3, 3 punti alti alla base, e proprio come prima vado a fare un punto bassissimo nell'ultimo punto. Ok, sì, guarda come tutto coincide perfettamente, ottimo. Quindi possiamo continuare lo stesso schema di prima, ma ovviamente sul secondo lato, quindi possiamo benissimo continuare anche da soli
Anche qui direi che ci vediamo alla fine. Giro di rifinitura completato, quindi ho gli ultimi 3 punti alti, vado a chiudermi nell'ultimo punto basso. Ora vorrei fare una cosina furbetta. Fatto il punto bassissimo, passiamo nel primo punto della parte superiore, direttamente così, guardate, senza andare ad intaccare il primo laccetto. Entro in questo primissimo punto che riguarda il laccetto, prendo il filo, piccolo escamotage per passare dall'altra parte senza passare dal laccetto e senza staccare il filo. Quindi faccio un altro punto bassissimo esattamente nel primo punto basso della parte superiore, ok, voilà. Ottimo, tra l'altro manco si vede perché c'è la perlina, lo sappiamo solo noi che ci siamo spostati a punto bassissimo. Come notate c'è sempre l'escamotage a tutto, c'è sempre la soluzione, l'alternativa, insomma anche questo è il bello dell'uncinetto, trovare la soluzione, ma credo di avervelo detto altre volte. Fatto questo facciamo 1, 2, 3 catenelle, 3 punti alti e io continuerei benissimo con i miei ventagli anche qui. Quindi salto 1, 2, 3 punti e nel quarto mi vado a fare un punto bassissimo. Quindi di nuovo 1, 2, 3 catenelle, 3 punti alti. Salto 1, 2, 3 punti e nel quarto faccio un punto bassissimo. E voilà, vediamo il risultato com'è, se mi piace, perché può essere pure che non mi piace, quindi disfo tutto. Sì, no, vabbè, bellissimo, mi piace troppo. Bene, amiche ed amici, continuiamo. Anche qui mi direi di vederci alla fine, tanto dobbiamo ripetere sempre lo stesso schema. Alla fine vi mostro come chiudere e nascondere i fili. E poi il progetto è completato. Davvero wow. Ultimo punto alto. 1, 2, 3. Nell'ultimo faccio un punto bassissimo, giustamente avanza qualche punto, ma neanche troppo, solo uno, quindi mi sposto nel punto successivo, faccio un altro punto bassissimo, faccio una catenella di sicurezza, stacco e quindi con l'aiuto di un ago mi vado a nascondere il filo tra i punti. E voilà, progetto completato. Cioè io non immaginavo venisse così bello sto accessorio, con degli avanzi, tra l'altro di filato. Io lo so che ve lo dico sempre, mi piace troppo, wow, è qua e là, lo so, lo so, però è la verità, è davvero ciò che provo. Sono le prime impressioni che ho in live con voi, qui proprio in diretta. Allora, misure finali, la bandana tutta in tutto da una punta all'altra misura 42 cm, non è male. Altezza 22, quindi sono andata a raggiungere proprio le misure standard di una bandana. I laccetti sono perfetti, secondo me va bene anche per un bimbo o una bimba come misura. Giustamente magari con la testolina più piccola probabilmente dovrai stringere anche un po' di lavorazione, ma non è davvero un problema. Tra l'altro volendo si può anche, secondo me mi sta venendo un'idea, utilizzare come collare, sta anche molto bene. Insomma mi stanno venendo un po' di idee, le condivido con voi. Per chi non desiderasse la lavorazione traforata così a rete, che comunque è un trend, vi suggerisco di guardare il tutorial della bandana con un punto più fitto, il punto granny, quindi abbiamo una bandana più coprente. Comunque vi lascio il tutorial di quest'altra bandana appunto granny, che comunque anch'essa è un trend del periodo, sotto a questo video nel box info. Amiche e amici, sono sorpresa quanto voi, io non immaginavo che sarebbe venuto così bello e mi stesse così bene, mi piace davvero tantissimo. E vi ricordo che ho realizzato questo accessorio con gli avanzi della maglia granny zig zag. In totale ho utilizzato 20 grammi di cotone, assurdo, pochissimo, è uscito fuori un qualcosa davvero di grazioso, in trend, è un'ottima idea a regalo, perfetta sia per gli adulti che per i più piccini, ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Immaginate i nostri pelosetti con questa bandana attorno al collo, cioè fantastico, wow! E mi è avanzato giusto questo. Questo era un piccolo campioncino, un piccolo esperimento che avevo fatto e poi è uscito fuori l'accessorio che indosso, ma se vi ricordate non mi è avanzato soltanto il cotone dalla maglia granny, mi è avanzato anche del cotone dall'abito che vi ho
l'ho mandato online qualche settimana fa. Quindi io ve lo sto dicendo, rimanete sintonizzati perché potremmo realizzarci qualcosa con sti avanzi e perché no, con gli altri che mi sono avanzati da altri progetti. Rimanete sintonizzati. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi sia utile e che davvero lo replichiate perché ne vale davvero la pena. Vi aspetto giù nei commenti e vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Mi raccomando, se questo tutorial ti è stato utile, supportalo con un pollice all'insù e mettendo hype. Io ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!